Io sono nato a Catanzaro e la ragione per cui sono nato a Catanzaro è che mio padre era ingegnere del genio civile ed era stato inviato, perché lui è di Imperia, di Porto Maurizio, in Liguria, ed era stato inviato a lavorare in Calabria durante la ricostruzione del terremoto che era avvenuto parecchi anni prima. E siccome mio padre era uno specialista delle costruzioni in cemento armato, allora quello era necessario perché volevo costruire delle cose, delle case, delle strutture che fossero permanenti, anche per un nuovo terremoto, certamente, capisci? E così, infatti lui si è sposato in Calabria, mia madre era di Tropea, che è una bella cittadina proprio sul mare, molto frequentata dai turisti. E poi perciò sono nato lì a Catanzaro, perché Catanzaro è il capoluogo della provincia, mio padre aveva lì il suo ufficio, insomma. Però non ci sono stato tanto lì, perché dopo un anno, io sono del 14, dunque dopo un anno è scoppiata la prima guerra mondiale e mio padre è stato mandato a Torino a lavorare in una fabbrica di proiettili. Così ci siamo spostati a Torino e perciò la mia infanzia è venuta su a Torino. Però non ricordo molto di quello, ricordo solo guardando dalla finestra, si vede che c'era un negozio di fronte nella strada e continuamente c'erano le code per andare a comprare, sai, tutto era, come si dice, insomma, misurato. razionato, sì. Appunto, perciò. E così, insomma, questi sono i miei ricordi di Torino. Da lì siamo andati a Cuneo, perché mio padre si era trasferito, ma per breve tempo, e poi da lì in Riviera a Porto Maurizio, perché lì c'era anche il genio civile a Porto Maurizio. Per cui io sono cresciuto a Porto Maurizio. E quello che ricordo, insomma, fondamentalmente della mia infanzia e giovinezza è Porto Maurizio. Porto Maurizio andavo a scuola, appunto, come dicevo, mi hanno messo in terza, poi finite le scuole elementari, sono andato al ginnasio. Il ginnasio era a Oneglia, Porto Maurizio, sì. Adesso sono tutta una città di Imperia, ma a quell'epoca erano separate. Allora c'era Oneglia e Porto Maurizio. Sì. E poi da Oneglia a Porto Maurizio c'è distanza circa 2 chilometri, per cui per andare alla scuola lì dovevo prendere un mezzo di trasporto. Da principio mi ricordo che c'erano delle cose a cavalli. Sì, i tram a cavalli si chiamavano. E a me piaceva moltissimo perché cercavo sempre di mettermi davanti per vedere, guardare i cavalli, come si comportavano tutti insieme. E questo sono andato tutto bene. Ginnasio senza nessun particolare fenomeno, eccetera. Poi naturalmente hanno cambiato dai cavalli si è passati all'autobus e poi dopo hanno persino costruito una tramvia, per cui alla fine il tram era la cosa più conveniente. Forse il tram era meno suggestivo dei cavalli. Meno suggestivo.